Si ferma ancora Lautaro Martinez, proprio dopo i giorni in cui abbiamo sottolineato l'importanza del ritorno in campo del nostro capitano, con gli esami strumentali che hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, lo stesso polpaccio dell'infortunio contro il Bodo che lo aveva tenuto lontano dal campo 42 giorni e che adesso lo costringe a fermarsi di nuovo e a saltare la partita di domani contro il Como. Così questa vigilia si fa sicuramente più tesa, anche più silenziosa, visto che Christian Chivu non ha parlato in conferenza stampa per presentare il match, anche se nella mattinata di oggi sono arrivate un po' di dichiarazioni di diversi nerazzurri tra Cialanoglu, Zielinski, Sommer e anche Pio Esposito, che tra l'altro sarà chiamato di nuovo a dover sostituire proprio il capitano. Ma quando tornerà Lautaro Martinez? Quanto dobbiamo essere preoccupati? Ecco, in questo contenuto vi racconterò innanzitutto che cosa è successo dopo Inter-Roma, quindi proprio insomma la situazione del capitano che inizialmente sembrava diciamo non preoccupante, come vi avevamo anche accennato noi, e poi purtroppo ieri è arrivata questa tegola non solo per Chivu ma anche per noi nerazzurri. E poi cercheremo di capire come Chivu si attrezzerà per portare a casa questi 3 punti contro il Como in quella che di fatto è una delle ultime partite, una degli ultimi ostacoli in vista dell'obiettivo, del grande obiettivo scudetto. Ma prima di partire, come sempre, ben ritrovati amiche e amici nerazzurri qui su Passione Inter. Vi invito a lasciare un mi piace a questo contenuto, a iscrivervi ai canali di Passione Inter per chi non l'avesse ancora fatto e poi vi aspetto nella famiglia del club di Passione Inter, passioneinter.club, dove anche domani sera ovviamente commenteremo Como Inter, nella speranza che possa essere una serata positiva, così come lo è stata insomma quella di domenica dopo la bella vittoria contro la Roma. Allora, partiamo subito, perché io voglio innanzitutto mostrarvi questa copertina, prima pagina anzi della Gazzetta dello Sport, lo scudetto fra crack, un titolo che secondo me è sicuramente diciamo attrae, cioè è un bel titolo, dall'altra parte un po' allarmistico, perché è vero che le partite successive a quelle contro il Bodo ci hanno detto che l'Inter senza Lautaro fa fatica, è vero, adesso vi porterò anche i dati, ma è anche vero che in questa settimana non si è parlato soltanto di Lautaro Martinez, ma abbiamo parlato del ritorno, no, dell'Inter, del ritorno di diversi giocatori, con Thuram che è tornato al gol, Barella che è tornato al gol, insomma un segnale positivo non solo del capitano, che oggettivamente ha trascinato la squadra verso la vittoria con l'atteggiamento visto fin dai primi 60 secondi, con l'apporto importante che dà sempre lui quando è in campo, però dall'altra parte insomma tanti segnali sono arrivati poi anche dagli altri giocatori. Però in effetti lo sappiamo, quest'Inter senza Lautaro sicuramente nel 2026 ha sofferto molto, perché vediamo la differenza di rendimento con le 10 vittorie con il capitano in campo, senza Lautaro soltanto 2 vittorie, 2 sconfitti, 3 pareggi, insomma si è abbassata di molto la percentuale di risultati utili, si è abbassata anche insomma la media gol a partita, e questo non è un caso, perché Lautaro è uno che segna, ma è anche uno che mette in condizione gli altri di segnare e fa girare sicuramente molto bene la squadra. Ma questa non è una novità, insomma, non è qualcosa che devo raccontarvi io, perché sapete perfettamente quanto incide Lautaro. Però ecco, tra il dire Lautaro si è fatto male, quindi dobbiamo essere preoccupati perché la stagione ci ha raccontato questo, e dire quasi lo scudetto appunto potrebbe essere così messo in pericolo per l'assenza di Lautaro, ecco, bilancerei un po' il giudizio, perché la preoccupazione c'è anche da parte mia ovviamente, dall'altra parte però voglio accogliere quelli che sono stati i segnali positivi in vista cioè dopo la partita contro la Roma e in vista della partita contro il Como. Non voglio ancora creare, no, quel clima di tensione intorno all'Inter. Secondo me dobbiamo prendere tutti i segnali positivi che sono arrivati da quella partita. Però cosa è successo insomma dopo appunto Inter-Roma? La situazione Lautaro, come vi avevo anticipato, ne avevamo parlato anche in questi giorni in live, inizialmente non sembrava una questione di cui preoccuparsi. Sicuramente la sostituzione di Chivu al 57° minuto aveva fatto insomma sicuramente porre degli interrogativi. Bisogna considerare però che in quel momento l'Inter aveva praticamente blindato il risultato e che Lautaro comunque era rientrato da infortunio, quindi una sostituzione che secondo me in quel momento valeva la situazione, cioè era normale in quel contesto. Voglio condividervi però anche questa immagine, perché è un'altra immagine che secondo me ha fatto un po'
po' preoccupare tutti, da Bordocam, a DAZN, nel momento dell'esultanza del gol per il gol di Barella, si è vista questa immagine di Lautaro Martinez con il collega Davide Bernardi che, nel voice over ha anche detto, Lautaro è andato ad esultare con il ghiaccio e con un paio di borse, del ghiaccio. Anche lì ovviamente è scattato subito l'allarme, considerando poi che appunto è la stessa gamba del precedente infortunio. Ripeto, inizialmente, sembrava soltanto precauzionale sia l'uscita che appunto anche queste borse del ghiaccio. Purtroppo poi Lautaro ha ricominciato a sentire dolore e fastidio, su quella gamba, non su quel punto, perché in realtà non è bisogna, anche specificare che non stiamo parlando di una ricaduta, perché è vero che l'infortunio è sulla stessa gamba, però non è lo stesso punto del precedente, quindi anche questo va detto, quindi dovrà praticamente iniziare una terapia che si discosta da quello che era il precedente infortunio, visto che era totalmente rientrata la situazione. E quindi nulla, ha ricominciato a sentire dolore, ieri ha dovuto saltare poi la sessione d'allenamento, ha svolto gli esami strumentali che, come vi dicevo, insomma, ci riportano una situazione non semplicissima, con Lautaro che dovrà smaltire anche questo infortunio. Di nuovo, come vi dicevo, sicuramente salterà la partita contro il Como, è in forte rischio anche la partita casalinga contro il Cagliari. Diciamo che lui cercherà di esserci tra la partita di Coppa Italia con il Como di ritorno e la partita successiva contro il Torino in trasferta di domenica 26 aprile. Quindi con diciamo pensando positivamente il periodo è quello, bisogna anche capire appunto poi quanto si vorrà rischiare, come sempre, per evitare, ricadute. Quindi per il momento tanti quotidiani, tanti giornali parlano proprio della partita contro il Torino, con ovviamente, la possibilità che si attenda ancora per capire quale sarà poi la situazione. Quindi dobbiamo privarci ancora per un po' del nostro capitano. Devo dirvi che, in questo momento sicuramente mi viene da pensare che, proprio nel momento in cui eravamo entusiasti per il ritorno di Lautaro, ci è arrivata questa tegola difficile da smaltire. Dall'altra parte però, mi voglio appigliare, ecco, ai segnali positivi per non distruggere gli umori di noi interisti, che comunque dobbiamo, cercare di vivere questo finale di stagione con le giuste cioè la giusta, come dire, cautela, però, anche con il giusto entusiasmo. E a proposito di questo voglio riportarvi secondo me un dato importante su Pio Esposito, perché è il giocatore che sarà ovviamente chiamato a sostituire ancora Lautaro Martinez. Pio è l'unico attaccante nel periodo in cui è stato assente Lautaro Martinez, quindi nei 42 giorni di assenza prima di questo infortunio, a trovare il gol, in particolare 3 gol, perché Pio è andato a segno sia con il Bodo, sia con l'Atalanta che con la Fiorentina. Quindi un dato interessante il fatto che non l'ultimo della classe nel senso di rendimento, anzi tutto il contrario, però il più giovane della classe, ecco, se vogliamo, si è caricato anche la squadra sulle spalle, in termini di appunto di rendimento, di prestazione e in termini di gol. L'abbiamo detto, l'Inter ha fatto molta fatica a trovare il gol con Lautaro Martinez, non invece Pio Esposito, che tra l'altro appunto, domani sarà di nuovo in campo probabilmente dal primo minuto contro il Como, a fianco di un Thuram che ha ritrovato anche lui il gol nella partita contro la Roma, quindi coppia d'attacco, insomma dovrebbe essere Pio Esposito insieme a Marcus Thuram. In porta ancora Sommer, guardando l'11, il probabile 11, scusatemi, di domani. Sommer in porta con ancora Kanji, Acerbi e Bastoni nel terzetto difensivo, in mancanza di Bissek, che dovrebbe rientrare proprio dopo la partita contro il Como e quindi essere pronto per rientrare in casa contro il Cagliari. Çalhanoğlu fresco, freschissimo del gol contro la Roma, con Zielinski e Barella a supporto, un Barella ritrovato anche lui. Lo sottolineo ogni volta proprio perché, come dicevo prima, voglio cogliere i segnali positivi sulle fasce ancora di Marco e Dumfries, e poi ve l'ho detto in attacco Thuram, Pio Esposito. Esposito che tra l'altro proprio questa mattina ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, ha parlato proprio anche del fatto di dover sostituire Lautaro Martinez, e secondo me ha dato anche come dire, un segnale importante su quello che è la spinta che dà il capitano, non solo in campo, non solo per quello che vediamo, ma anche dietro le quinte, perché Pio ha detto lui è un giocatore molto completo, quello che però ti emoziona è la sua cattiveria, la sua passione, a
proposito di passione, la fame che ha anche in allenamento, gioca come fosse la finale del mondiale. Pio sa che in questo momento deve ricaricarsi di nuovo la squadra, o meglio il reparto d'attacco sulle spalle, con la consapevolezza però che appunto, abbiamo ritrovato anche Marcus Thuram, quindi vedremo anche come funzionerà il dialogo tra i 2 giocatori. Pio che dice: il mio diciamo quello che non mi manca sicuramente è la cazzimma", lui utilizza proprio questo termine, e poi dice: "Il lavoro è la mia arma principale", quindi ci dà ancora insomma, ci restituisce ancora quell'immagine che ci siamo tutti fatti di Pio Esposito, un giocatore insomma giovane, ma che ha la testa sulle spalle, che lavora molto e che insomma si impegna tantissimo, l'abbiamo visto, lo vediamo nei numeri, lo vediamo nel rendimento. L'ultimissima cosa sull'intervista di Pio che voglio segnalarvi è stata la risposta che ha dato per quanto riguarda il rigore sbagliato a Zenica, perché tanti di noi prima della partita contro la Roma ci siamo detti: ma come rientreranno i giocatori a livello psicologico. Pio che forse con la Roma un po' sotto porta avrebbe potuto fare meglio, questo bisogna dirlo, perché ha avuto qualche occasione, però insomma diciamo che la cosa che mi ha colpita di più è sempre l'altruismo di questo ragazzo, perché lui ha detto: "Il mio primo pensiero è stato quello di aver deluso i compagni, le persone a casa, gli amici e la famiglia". Dice lui "Calcerò ancora rigori, ne segnerò e qualcuno lo sbaglierò". Quel giorno ero convinto di prendermi la responsabilità di tirare per primo, mi sentivo sicuro e poi è andata male. Insomma, il coraggio di questo ragazzo che purtroppo in questo caso non ha premiato, ma io sono convinta che premierà in futuro e che stia già premiando, anche con la maglia dell'Inter. Ancora una piccola parentesi prima di andare in chiusura, perché voglio lasciarvi anche con quello che è stato detto, da Sommer, nell'intervista di oggi a Sport Mediaset, proprio per gasarvi un po', visto che gli umori non sono al massimo per l'assenza di Lautaro Martinez, voglio risollevarvi un po' con Sommer che ha chiaramente detto che quest'Inter è molto concentrata su entrambi gli obiettivi, Coppa Italia e scudetto, quindi è un Inter che a differenza di altre squadre non si nasconde, noi non ci nascondiamo, sappiamo che questo è il nostro obiettivo e con o senza Lautaro dobbiamo cercarlo in tutti i modi, di portarlo a casa sperando di festeggiare poi tutti insieme una stagione positiva. Ovviamente, che dire ragazzi, io vi aspetto come sempre alle 19:30 qui in diretta su Passione Inter per continuare, ad avvicinarci alla sfida di domani contro il Como, che sarà una sfida insidiosa contro una squadra insidiosa, ma che potrà, portare tanto a questa Inter, perché mancano 7 passi fondamentalmente per lo scudetto e quindi cerchiamo di centrare anche questo. Quindi ancora con tutti gli aggiornamenti qui su Passione Inter alle 19:30 in diretta vi aspetto. Vi aspetto ovviamente anche nei commenti, per sapere la vostra. La domanda principale come sempre è: quanto mancherà secondo voi il capitano Lautaro Martinez? Ma se come me avete insomma anche quella sensazione di, speranza per quello che abbiamo visto, dopo insomma anzi nella partita contro la Roma. Nel frattempo io vi lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.